Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi sono qui con il mio amico Domenico perché andremo a vedere tutte le regolazioni di questa stampante 3D. Vedremo come si monta e si rimonta la bobina del filo, vedremo quali sono le calibrazioni. Ho stampato il primo cubo senza calibrazioni e poi andremo a vedere la differenza tra questo e quello post calibrazioni. Bene, iniziamo subito. La prima cosa che dobbiamo fare quando arriva una stampante sicuramente è quella di montare il filamento. Quindi andiamo a vedere quali sono gli elementi fondamentali. Abbiamo la bobina di filamento. Seguendo la bobina, la prima cosa che incontriamo è il sensore di presenza filamento, che è anche una freccia che ci indica come va inserito il filamento, il verso. Salendo andiamo verso l'estrusore. Sopra l'estrusore abbiamo il tubo in PTFE che guida il filamento verso il carrello o tender. Sotto il carrello o tender abbiamo l'ugello da dove uscirà il nostro filamento. Per inserire un nuovo filamento, per cambiare filamento o per stappare, diciamo questo dovrebbe essere un po' un termine tecnico, l'ugello, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a preriscaldare l'ottender. Per preriscaldare l'ottender, direttamente dal menu, cliccheremo Tools, andremo su Preheat e qui selezioneremo Preheat PLA, che è il nostro materiale. Vediamo che parte la temperatura, adesso attualmente è a 22 gradi e dovrà arrivare a 190 gradi. Quando abbiamo raggiunto la temperatura di 190 gradi, torniamo indietro nel menu, cambiamo schermata e andiamo su Filament. Qui faremo, siccome dobbiamo estrarlo, Filament Remove. Diamo OK e vediamo la temperatura da 190 la porterà a 230. Raggiunti i 230 gradi possiamo andare a premere Filament Remove e in automatico l'estrusore sta tirando indietro il filamento. Lo possiamo accompagnare con la mano. Quando il filamento è arrivato all'estrusore potremo cliccare Stop. Arrivati a questo punto, quello che consigliamo è quello di andare a estrarre il tubo in questo modo. Si preme la guarnizione nera in basso e il tubo si sfila. Agendo sulla molla dell'estrusore, quindi tirandola indietro, si fa scorrere il filamento verso l'alto, perché come possiamo vedere il filamento presenta un rigonfiamento, quindi va tagliato prima di essere sfilato del tutto. Ecco, in questo modo possiamo procedere in maniera inversa, quindi premere la molla, tirare giù il filamento e far uscire il filamento. Naturalmente poi reinserire il tubo PTFE. Basta spingerlo in basso e si reinserisce. Passiamo alla fase di inserimento del filamento. La cosa che vi consigliamo è quella di allentare il sensore perché deve essere libero di muoversi. Prendiamo il filamento, lo inseriamo nel sensore. Il verso l'abbiamo visto prima, il verso della freccia, e lo guidiamo fino all'ingresso dell'estrusore. In questo caso si tira indietro la molla e si va ad inserire il filamento dentro l'estrusore e si accompagna a mano fino più o meno a metà del percorso. Ora possiamo andare a premere Filament In. L'ottender si prenderà il filamento. Ecco il filamento che inizia a scendere dall'ugello. Ne facciamo fuoriuscire un po' e poi andremo a premere Stop sulla stampante. Adesso passiamo alle regolazioni. Prima cosa bisogna andare a staccare i motori, quindi da Setup, Motor Off. A questo punto possiamo muovere liberamente sia il piatto che il carrello o tender. Questo ci servirà per eseguire le calibrazioni. La prima regolazione è quella di standardizzare la distanza tra il piatto in metallo e il piatto in vetro Ultra Base, che deve essere di 15 mm su tutti e quattro i lati. Quindi con un calibro digitale che ho già recensito e alla fine del video vi lascio la scheda per andare a vedere la recensione, andremo a prendere questa distanza. Per andare a modificare questa distanza si agisce sulla rotella in basso.
L'operazione va fatta per tutti e quattro i lati. Passo successivo, andiamo a dare la home alla nostra stampante. Adesso andremo a calibrare gli end stop verticali dell'asse Z. Per fare questo, sempre con il nostro calibro digitale, andremo a prendere quella distanza, che deve essere uguale per tutte e due. Andiamo a leggere 61,45 sul primo asse, 61,56 sul secondo. Quindi adesso vi facciamo vedere come andare a rendere uguale la stessa distanza tra i due assi. Per andare a modificare l'altezza del carrello si agisce su questa vite. Avvitando la vite, l'asse si alza. Ogni volta che andiamo a eseguire una modifica sulla vite dobbiamo dare sempre la home all'asse Z e poi andare a riprendere nuovamente la misura per tutti e due i lati. 63,11, 63,11. Perfetto. Questa calibrazione è terminata. Adesso passiamo alla regolazione che io odio di più in assoluto. Per eseguirla, Tools, Home, Home All, e quindi riportiamo la stampante in stato di home. A questo punto torniamo indietro nel menu, Setup, Motor Off. Quindi come abbiamo fatto prima andiamo a disattivare i motori, quindi avremo il piatto libero e il carrello dell'ottender libero, quindi possiamo muoverlo tranquillamente. Andiamo a inserire un foglio di carta, quello che ci è stato dato tra l'ugello e il nostro piatto in vetro. Questa calibrazione serve per regolare la distanza tra l'augello e il nostro piatto di stampa. Va eseguita su tutti e quattro i punti perimetrali. Il foglio si deve muovere ma non liberamente, quindi quando si tira il foglio dobbiamo sentire un po' di attrito. Quindi si avvita o svita finché non si raggiunge l'effetto desiderato. Si ripete l'operazione per tutti e quattro i punti e anche per il punto centrale. Quindi partendo da destra, il foglio deve avere sempre la stessa tensione. Si deve muovere ma fare un po' di resistenza. Bene, anche questa regolazione possiamo dire che è andata a buon fine. Una volta che abbiamo collegato la stampante ci spostiamo direttamente sul nostro PC. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a scaricare il driver della stampante. Questo lo possiamo fare o direttamente dal sito della Anycubic oppure il driver lo troviamo all'interno dell'SD che ci è stata fornita. Naturalmente dobbiamo scegliere per quale versione di Windows, se abbiamo la 64 o la 32 bit. Accettiamo sempre, andiamo avanti. Installata. Una volta che abbiamo fatto questo, andiamo a verificare effettivamente quale porta COM è stata assegnata al nostro driver. Possiamo leggere la COM 3. Passo successivo, dobbiamo scaricare dal sito il programma ProInterface. Cosa molto importante, se utilizziamo Windows 10 dobbiamo aprirlo in compatibilità con Windows 7, quindi da proprietà, compatibilità, Windows 7, ok, tasto destro, esegui come amministratore. La cosa che dobbiamo verificare su questo programma è la porta che abbiamo assegnato, che effettivamente sia la COM3 e la velocità 250.000. A questo punto possiamo cliccare su Connect. Come possiamo leggere a destra, la stampante è collegata. La prima verifica che andiamo a eseguire è quella di vedere effettivamente quanto filamento esce dal nostro estrusore. Per fare questo c'è una piccola procedura, dobbiamo inserire dei comandi. M302P1. Con questo comando andiamo a disabilitare la protezione dell'estrusore. Secondo comando G91. Con questo comando andiamo a mettere i motori in modalità relativa. Terzo comando G1 e 120 F1000.
dove G1 è l'esecuzione del movimento e 120 è l'estrusione di 120 mm che poi andremo a misurare con il nostro calibro e F1000 è la velocità di 1000 mm al minuto. Ora abbiamo eseguito la stessa procedura che abbiamo visto prima, quindi abbiamo tirato fuori il filamento. Adesso l'operazione da fare è sempre staccare il tubicino, reinserire il filamento. Facciamo uscire un po' di filamento in più per andare ad attaccare lo scotch sul filamento. Questo sarà il nostro punto di partenza, quindi il punto 0. Adesso mandiamo l'ultimo comando alla stampante, che è quello che abbiamo visto prima, e vediamo quanto filamento viene effettivamente estruso. Ok, adesso andiamo a misurare con il calibro, quindi dallo scotch fino al punto di uscita dovrebbero essere 120 mm. La misura che andiamo a leggere è 115.82 invece dei 120 che ci aspettavamo. Ci spostiamo sul PC e con il comando M503 andiamo a leggere i valori della EPROM della nostra stampante. Selezioniamo la voce M92 dove andiamo a leggere i valori per l'asse delle X, delle Y e delle Z e a noi ci interessa il valore dell'esclusore che è 384.00. Quindi applicando una semplicissima proporzione valore teorico diviso il valore ottenuto per quello che effettivamente abbiamo letto sulla E. Quindi faremo 120 che è il valore teorico, 115,82 che è quello che abbiamo misurato con il calibro, per 384 che è il valore che abbiamo letto grazie al comando che abbiamo lanciato prima. Il risultato è di 397.8 che possiamo arrotondare a 398. A questo punto lanciamo il comando M92 con il valore della X, Y della Z, quindi non li tocchiamo, mentre nel valore della E andiamo a mettere il risultato della nostra proporzione, quindi 398, e lo lanciamo alla stampante con il send. A questo punto ci spostiamo sull'estrusore e andiamo a verificare quanto filo viene estruso. Abbiamo riportato il filo alla posizione iniziale, quindi dalla partenza dello scotch, e rilanciamo il comando G1 e 120 F1000. Quindi ci aspettiamo i 120 mm. Andiamo con il nostro calibro a misurare il filamento. A questo punto lo tagliamo che facciamo prima, siamo un pochettino più comodi. Andiamo a leggere il valore 120.52, quindi possiamo dire che è accettabilissimo. Passo successivo. Dopo che abbiamo verificato la lunghezza del filamento è ok, dobbiamo andare a salvare direttamente questi valori sulla stampante. Il comando per salvarli è M500 e facciamo un bel send, dopodiché riandiamo ad abilitare la protezione dell'estrusione con M302P0. Se effettivamente andiamo a confrontare i due filamenti prima e dopo la regolazione, questo è quello che mancava. Stiamo reinserendo il filamento, la procedura già l'abbiamo vista all'inizio del video e adesso andremo a stampare un cubo di calibrazione. Questo ci aiuterà a capire se effettivamente il cubo rispetta le misure. Stamperemo un cubo di 2 cm e poi lo andremo a misurare con il calibro. Abbiamo stampato il cubo e andiamo a misurare i lati. Asse delle X, il cubo dovrebbe misurare intorno ai 20 mm. 20.13. Asse delle Y, 20.08. Asse Z, 19.92. Adesso con questi valori, ricalcolando la proporzione, andiamo a modificare i dati sulla stampante. Rilanciamo il comando M503, così ci andiamo a riprendere i valori di M92, dove leggiamo la X a 80, la Y a 80, Z a 400 e 398 che è quello che abbiamo modificato prima. Facendo la proporzione andiamo nuovamente a reimpostare i valori, quindi metteremo in base ai valori che abbiamo letto prima, quindi 20.13, 20.8, 19.92 sul calibro, dopo aver fatto la proporzione metteremo su X 79.50, Y 79.68 e Z
402 e lasciamo invariato il valore della E, che è quello che abbiamo calcolato prima, 398. E inviamo il comando alla stampante. Con il comando M500 andiamo a salvare i dati sulla stampante. Perfetto, adesso possiamo rilanciare nuovamente la stampa del cubo di calibrazione. Andiamo a misurare il secondo cubo. Asse delle X era 20.13, adesso leggiamo 20, quindi già c'è stato un netto miglioramento. Asse delle Y leggiamo 19.97, anche questo è notevolmente migliorato, e quello delle Z era 19.92, 20.03. Perfetto, con questa calibrazione ci avviciniamo molto di più al 20. Andremo a confrontare tre cubi. Il primo stampato appena è arrivato alla stampante, il secondo dopo le mie calibrazioni e il terzo dopo quelle di Domenico. Andremo ad esaminare la parte sotto del cubo, che è la parte più importante, dove viene rilasciato il primo strato di PLA. Lascio a voi le conclusioni. Dopo le mie calibrazioni, dopo quelle di Domenico. Bene amici, siamo giunti alle conclusioni. Abbiamo visto il cubo prima della calibrazione e il cubo dopo la calibrazione. Quindi quello che diciamo noi è fate le calibrazioni. Non è semplicissimo, cioè, più che altro è un po' lungo, ma insomma si fanno. Questi sono i due prodotti che Domenico consiglia per pulire, diciamo, il piatto della stampante e per oliare tutti i vari meccanismi. Bene amici, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e in descrizione vi lascio tutti i link per scaricare i programmi. E vi saluto, Flavio e Domenico. a presto. Arrivederci.